Buongiorno Gin Lover, sono Pier Cesare, il vostro Master Distiller. Sono qui sui campi dell'azienda agricola Shine in distilleria, perché oggi parleremo delle domande che mi fanno sia sul canale YouTube Gin, sia gli aspiranti ai Master Distiller che vengono qui a frequentare i nostri corsi. Quindi trovate poi tutto sui nostri corsi qui nella descrizione del video, tutti i link, diciamo le mail per contattarci e per chiederci informazioni. Ma una domanda ricorrente spesso che mi fanno le persone sono: quanto costa aprire una microdistilleria? Quindi qual è il business, diciamo, legato a una microdistilleria e quanti sono i costi per aprirla? Beh, i costi sono variano molto, sia dall'attrezzatura che volete utilizzare, quindi che ogni attrezzatura, anche un alambico, si può partire da un prezzo e arrivare fino a 10 volte tanto, sia dal tipo di distillazione che volete andare a fare. Quindi se volete aprire, noi parliamo di microdistilleria, ma sappiamo benissimo che per chi vuole creare prodotti liquoristici come gin, anche distillati, vermouth, liquori, amari, assenzio, parliamo di opifici di trasformazione, il mio consiglio è sempre ad accisa assolta oppure a magazzino fiscale, ma si parte normalmente con l'accisa assolta, oppure se uno vuole proprio fare degli spiriti, quindi delle distillazioni partendo da un fermentato. In quel caso lì produciamo un alcol, è la vera e propria distilleria, quindi mi raccomando, quando andate a parlare con la dogana parlate di opifici di trasformazione e non distilleria, perché lì andiamo a fare un prodotto su cui l'accisa deve essere ancora pagata e quindi per i doganieri sicuramente è un argomento molto più delicato che prevede un controllo molto più forte. Quindi se le vedete sussultare e alzarsi dalla sedia quando parlate di distilleria è perché state parlando di un laboratorio in cui viene prodotto l'alcol, quindi un prodotto che è soggetto ad accise e su cui le accise devono essere ancora pagate e soprattutto questo comporta un controllo da parte della dogana molto più stringente, diversamente da un opificio di trasformazione, soprattutto ad accisa assolta, dove noi acquistiamo l'alcol e le accise le abbiamo già pagate e quindi per la dogana sicuramente abbiamo meno adempimenti burocratici e abbiamo dall'altra parte anche un controllo e siamo, diciamo, un problema minore per loro. È un'attività sicuramente molto più facile, nemmeno paragonabile. E anche qui i costi, diciamo, di apertura di una distilleria e di un opificio di trasformazione anche in questo caso sono imparagonabili, perché comunque vedremo sono due unità dimensionali anche molto differenti e anche questo dipende dalle plurime lavorazioni che fa una distilleria, perché deve comunque preparare quello che è il materiale da fermentare, farlo fermentare e poi distillarlo, e anche diversa dimensione degli alambichi, perché vediamo che per fare una distilleria un alambico piccolo da 100 litri, anche da 200, ma diciamo che secondo me comincia a diventare profittevole per una produzione di alcol un alambico che va dai 500 litri in su. Quindi diversi ambiti dimensionali, diversi ambiti di controllo. Quindi la prima cosa che chi mi chiama, e vedo che molte volte c'è anche confusione anche da chi si pone come esperto del settore, è quello di capire se vuole fare un alcol, quindi uno spirito, oppure se vuole aromatizzare un alcol e quindi un prodotto liquoristico. C'è una grossissima differenza, soprattutto anche di licenze. Molto spesso, e diciamo che in Italia non ce ne sono grandi esempi, non si può utilizzare, non si può fare le due cose nello stesso laboratorio. Quindi una distilleria dovrebbe avere quindi un laboratorio separato dove porre una licenza differente, ma da quanto parlando con le dogane ci siamo detti, diciamo che alcune licenze non possono convivere nello stesso laboratorio e soprattutto non si può utilizzare lo stesso alambico. Noi qui siamo sia distilleria che opificio di trasformazione, quindi abbiamo entrambe le licenze che convivono, solamente perché nella parte di distillazione noi usiamo una particolare licenza che si chiama giornaliera oppure diciamo forfettaria, che
prevede dei limiti particolari perché ha meno controlli rispetto, diciamo, a quella che è una licenza di distilleria libera, perché possiamo fare solamente 390 litri anidri all'anno, ok? E siamo limitati ad avere una caldaia massimo di 200 litri. Quindi diciamo che ti danno una bicicletta con le ruote piccole perché tu non possa pedalare più di tanto lontano, quindi sapendo che è una caldaia piccola e comunque al giorno tu non puoi produrre più di tanto e dall'altra parte hai anche un limite annuale di produzione, ti lasciano un po' più liberi perché l'evasione delle accise sicuramente è più difficile. Quindi le nostre due licenze riescono a convivere perché anche quella di distillazione, diciamo, forfettaria prevede il pagamento anticipato delle accise. Quindi funziona in questo modo: noi dobbiamo, una volta che facciamo la prima produzione, la dogana sarà qua presente e vedrà quelle che sono le performance sia di produzione del nostro alambico con quel determinato fermentato di quella materia prima, quindi vedrà quanto riesce ad elevare il grado alcolico e a produrre il nostro alambico, quanto consumerà, e poi da quella distillazione di prova noi ogni volta che chiederemo alle dogane di poter distillare, loro ci faranno pagare le accise prima e ci libereranno l'alambico per quel giorno e in quel giorno lì noi potremo fare la nostra distillazione. Quindi vedete che c'è il pagamento delle accise prima di distillare, mentre in quella di distilleria classica, diciamo, le accise vengono pagate una volta che il prodotto viene poi venduto, quindi hanno molti più controlli. Quindi noi riusciamo a far convivere queste due licenze proprio perché sono con pagamento delle accise, quindi prima della produzione del prodotto oppure prima dell'acquisto dell'alcol. Quindi veniamo, questi sono, diciamo, i due ambiti dimensionali, distilleria e opificio di trasformazione, che hanno due costi completamente differenti. Quindi vi chiedo sempre, quando uno vuole venire qui a fare il corso, che possiamo fare anche quello riguardante la produzione di spiriti, e in quel caso lì sicuramente un corso dove c'è una parte sulla distillazione molto importante, la vera distillazione, che si parte dalla lavorazione del prodotto passando dalla fermentazione alla distillazione poi vera e propria dell'alambico per creare l'alcol e poi all'invecchiamento. Oppure c'è la distillazione, quindi l'aromatizzazione di un alcol attraverso una ridistillazione con le erbe aromatiche, in questo caso è l'opificio di trasformazione in cui possiamo fare il nostro gin, per esempio. Quindi non confondete distillazione di gin e distillazione di spiriti di frutta. Sono due ambiti completamente differenti, anche se si usa un alambicco, che molto spesso sono alambicchi differenti, perché la colonna di rettifica, di ridistillazione a piatti, quella serve solo per la produzione di spiriti di frutta, non per l'aromatizzazione, perché come noi che lavoriamo in corrente di vapore con il basket, se avessimo prima del basket una colonna di rettifica, quindi un reflusso, rischieremo di vedere il nostro alcol che si condensa all'interno delle nostre erbe e che non riesce a uscire. Oppure avremo distillazioni lunghissime, che al posto delle 4-5 ore canoniche potrebbero arrivare fino a 9 ore. Quindi errore avere un alambicco con dei piatti e con un deflemmatore prima di un basket, ok? O comunque nella lavorazione di un gin, perché anche se avessimo le botaniche in caldaia, il grado alcolico sarebbe talmente alzato e quindi ci sarebbe una continua ridistillazione che probabilmente scaricherebbe dei nostri profili aromatici quello che è il nostro gin che poi andremo a produrre. Quindi normalmente, se non un piccolo deflemmatore quando abbiamo un basket sopra la caldaia, meglio non avere quindi una colonna di rettifica su un alambicco, quindi un reflusso, quindi un deflemmatore su un alambicco che produce gin, perché andremo a rendere troppo lunga la distillazione, perché ci sarà un continuo reflusso dell'alcol all'interno della colonna e andremo a scaricare comunque di aromi il nostro prodotto finale. Quindi meglio che sì, ci può essere qualcosina se abbiamo il basket sopra la caldaia, ma meglio andare diretti quindi all'estrazione sia in corrente a vapore che non. Partendo da questo, quindi vediamo che se uno voglia aprire un opificio utilizzando un alambicco per la produzione di un gin, noi, visto che partiamo già da un alcol, quindi da un miscele di acqua e alcol con un alto volume alcolico,
non abbiamo bisogno quindi di grosse caldaie, ma una caldaia da 100 litri va benissimo, perché noi se inseriamo quindi una miscela di 50% di alcol e 50% di acqua, avremo circa un 48 volumi alcolici. Una caldaia normalissima, senza avere una colonna, diciamo, di ridistillazione, può tranquillamente, con un piccolo deflemmatore come il nostro, che è quella sfera che vedete in alto, uscire con un volume alcolico vicino o anche superiore ai 90 volumi alcolici, che poi andremo a tagliare a seconda del gin che vogliamo produrre. Quindi non abbiamo bisogno della colonia perché già la nostra caldaia con la sua sfera va benissimo e non abbiamo bisogno di elevare ulteriormente il volume alcolico. Mentre se andiamo a fare un fermentato, dove magari da un prodotto con 10 volumi alcolici tireremo fuori qualche litro alla fine, dovremo fare 2 distillazioni, partendo da 10 volumi alcolici per arrivare magari a un prodotto intorno ai 60. E queste 2 distillazioni ci comportano, quindi per evitare proprio il tempo e lo spreco di energia e di ricaricare l'alambicco, utilizziamo una colonna di ridistillazione, quindi svariati piatti che ci danno la possibilità in un unico passaggio di avere un volume alcolico superiore, quindi magari da partire da 10 volumi alcolici e arriveremo a circa 60 volumi alcolici. Per questo il nostro distillatore ha 2 colonne, è un distillatore ibrido, quindi 2 colonne di rettifica che però sono indipendenti dal basket delle erbe aromatiche e questa è, diciamo, la cosa interessante. Sicuramente non è compatto, ma ci dà la possibilità di escludere le colonne e far arrivare il vapore direttamente nel basket, oppure utilizzare le colonne ed escludere il basket se vogliamo fare 2 tipi di lavorazione differenti. Quindi la parte, diciamo, di lavorazione di uno spirito di frutto, la parte di aromatizzazione di un alcol tramite quindi le nostre botaniche nel basket. Quindi vedete già che l'alambico comincia a essere più, per la creazione, diciamo, di spiriti di frutta, più complesso. Abbiamo bisogno, per avere una produzione che abbia un senso, quindi per avere X litri di produzione avremo bisogno comunque di una caldaia molto grande, diciamo che intorno ai 500-1000 litri, perché per produrre, diciamo, una quantità di spirito che sia un limite giusto per il nostro business. Quindi con una caldaia da 100 litri faremo, pensa poco, con uno spirito al 10%, quelle che sono circa 10-15 litri di prodotto. Quindi non avremo certo la produzione di un gin, che con una caldaia a 100 litri possiamo fare tranquillamente 100 litri di gin. Quindi abbiamo bisogno di alambichi più grossi e quindi sarà un costo superiore. Parlando di costi, vediamo un attimo quello che è il costo di apertura di un opificio di trasformazione ad accisa assolta, che possono essere anche molto interessanti per chi parte alle prime armi. Diciamo che se si acquista l'alambicco giusto, senza andare a spendere troppo, quindi un alambico da iniziare l'attività, si potrebbe partire anche già con una spesa di apertura di un opificio di trasformazione ad accisa assolta che potrebbe essere intorno ai 10.000 euro, ponendo il fatto se noi abbiamo già il laboratorio dove aprire il nostro opificio. Perché esistono degli alambichi da 100 litri, quindi esiste un alambico da 100 litri che fa un'azienda, ve lo metterò in foto, non vi darò la marca, che parte dai 5.000 euro. Quindi con 5.000 euro voi avete già un alambico da 100 litri che può tranquillamente fare un ottimo London Dry Gin, sia in caldaia sia in corrente di vapore. Certo, non è delicato come un alambico in bagnomaria come il nostro, che però ne costa almeno 4-5 volte tanto, ma comunque può fare meglio già di tanti alambichi in circolazione che costano molto di più, che magari costano anche 30.000 euro. Naturalmente sapete bene che se siete bravi, avete frequentato un corso come il nostro, perché quell'alambico che vi metterò ha bisogno di una piccola modifica alla colonna di rettifica per funzionare al meglio, soprattutto nel basket, vedete che se fate un corso come il nostro e sapete utilizzare bene un alambicco e conoscete bene la strumentazione, quindi pregi e difetti, potete lavorare tranquillamente e benissimo con un alambico che parte ai 5.000 euro. Poi, quella che è l'altra strumentazione che vi ci vuole è semplicissimo, vi ci vuole un tavolo dove mettere sulle bottiglie, dove imbottigliare. Se non un'imbottigliatrice potete partire con la semplicissima Enolmatic che costa 200 euro, giù di lì, 250 euro, oppure potete anche imbottigliare a mano. Poi, naturalmente avete bisogno di un lavello per lavare e di alcune credenze dove mettere i vostri prodotti, nonché poi dei fusti che però, se andate sui siti noti che vendono, diciamo, prodotti per la birra, per il vino, sono fusti che costano
intorno ai 30, 40, 50 euro già di un buon litraggio. Sicuramente avrete bisogno di fusti per far riposare il vostro gin, che ha bisogno di riposare per X tempo, quindi almeno se avete un 100 litri avete bisogno di fusti da 50 litri e di un fusto più grosso dove, scusate la tosse, dove andare poi a miscelare o comunque a tagliare con l'acqua il vostro distillato, che sarà intorno ai 100-120 litri, dove poi andrete a imbottigliare. Quindi diciamo che la strumentazione, e poi ci mettiamo dentro anche l'alcolimetro, che consiglio quello digitale, non è tanta, e se si parte, diciamo che normalmente la spesa più grossa per aprire un opificio è l'alambicco, però si può veramente risparmiare, partendo con l'alambicco che ha un costo molto interessante, quindi intorno ai 5.000 euro. Mettiamo che con tutto il resto della strumentazione spenderete altri 2.000 euro, naturalmente vi tenete sul basso, e quindi sarete intorno ai 7, mettiamo 8.000 euro. Poi avrete anche dei costi burocratici, la licenza per la produzione, per richiedere la licenza, il codice accise, ha un costo che riguarda alcune marche da bollo, quindi irrisorio, poi avrete comunque il costo di apertura dell'azienda, che può essere una ditta individuale, e di tenuta contabile. Quindi diciamo che se siete molto parchi e fate gli acquisti giusti, mirati, come consigliamo noi nel nostro corso, potete stare intorno ai 10.000 euro per aprire un opificio, sempre che voi abbiate già il laboratorio. Perché il laboratorio è importante? Perché comunque ha un costo. I laboratori alimentari, intanto dove noi produciamo, perché noi produciamo un alimento, devono avere alcuni requisiti minimi che sono richiesti dall'ASL del vostro territorio. Requisiti che riguardano l'altezza, minimo 3 metri, le dimensioni. Ho visto che adesso un laboratorio alimentare, almeno nella nostra zona, deve essere minimo 20 metri, se hai un piccolo magazzino di 8 metri, quindi siamo già intorno ai 30, dove stivare i prodotti. Poi hai anche la necessità di avere un bagno con spogliatoio. Naturalmente deve avere un certo rapporto aereo-illuminante e di ventilazione, anche lì dipende se utilizzate un alambicco elettrico, quindi se avete tutto elettrico nel laboratorio avete bisogno di una ventilazione minore, se avete usate quindi dei gas, quindi dei fornelli, avete bisogno di una ventilazione maggiore perché vanno a bruciare ossigeno e creare anidride carbonica, quindi può diventare pericoloso. Naturalmente gli alambicchi, quelli a gas, sono alambicchi quindi a tiraggio forzato, hanno una camera di combustione chiusa che pesca dall'esterno e fa uscire il gas dall'alto, quindi non vanno a prendere sicuramente quella che è l'aria dal laboratorio stesso dove voi siete. Quindi se dovete fare il laboratorio, quindi piastrellatura fino a 2,20 m, poi lì consultate l'ASL, consultate il vostro consulente HCCP, che tanto lo dovete prendere per poi fare manuali, già quando andate a prendere in affitto un laboratorio o a ristrutturarlo, chiamatelo già in modo che vi dia quelle che sono le direzioni giuste, perché loro lavorano sempre con l'ASL del territorio per sapere quali sono i requisiti minimi del vostro laboratorio. Naturalmente parlo di requisiti minimi, che potrebbero essere quindi in totale 30 metri quadrati, ma poi comunque fate conto che per lavorare avete bisogno di un posto dove mettere i pallet delle bottiglie per voi e per i vostri clienti, e quindi avrete bisogno sicuramente di più spazio per il vostro lavoro. Però a livello legislativo diciamo che intorno ai 30 metri dovreste avere la possibilità di creare il vostro laboratorio. Se state di più è sempre meglio. Quindi un laboratorio, se lo prendete in affitto, vi avrà un costo di affitto che riguarderà la zona dove siete. Se lo prendete quindi già un laboratorio alimentare, controllate bene, perché se è un laboratorio che è stato costruito anni fa potrebbe essere non più a norma con la legislazione vigente dell'ASL, quindi fate sempre controllare dal vostro consulente, quindi sull'HCCP. E invece se lo ristrutturate fate conto che dovete spendere soldi da ristrutturazione, dipende come è ridotto, ma lì è facile spendere dai 5-10 mila euro. Quindi siamo passati già sui 20 se dobbiamo avere un laboratorio nostro ristrutturato, eccetera, eccetera. Se invece lo troviamo già fatto, sa il costo dell'affitto, che potrebbe essere qua dalle nostre parti 600-800 euro al mese. Quindi però abbiamo visto che con 10.000 euro per quanto riguarda la strumentazione e l'apertura dell'attività possiamo anche starci dentro, quindi è sicuramente un costo molto vicino a quello dell'apertura di qualsiasi tipo di attività, quindi non è un costo così grande perché andiamo a risparmiare su quello che è
la parte che incide di più, che è l'alambicco. Naturalmente parliamo che se poi vogliamo un rotovappo, anche quello ha un costo che si aggirerà dai 5, 6, 7 fino ad arrivare ai 14 con il nostro della Buchi, che è quello diciamo un po' più tecnologico, un po' più diciamo con una qualità alta, quindi un prodotto in Svizzera, ma anche quindi è tutta una parte tecnologica, doppia pompa per il vuoto, eccetera, eccetera. Quindi 10.000 euro sicuramente è un costo interessante anche per un giovane che vuole aprire questa attività, però ricordatevi che diventare imprenditori non è così semplice. Quando si inizia, è meglio iniziare facendo piccoli passi, quindi io consiglio sempre a chi viene qui di spendere il meno possibile e magari poi quando il giro di attività diventa più interessante, più importante, allora uno può comprare magari gli alambicchi quelli più belli, non dico anche più performanti, ma ripeto, se uno sa usare bene e sa fare bene il bilanciamento di una ricetta e sa usare bene, quindi un alambicco a produzione che abbia comunque un basket che ci permette quindi di estrarre a temperature più basse, una caldaia che non ci bruci le botaniche, quindi che abbia quei requisiti lì, può andare benissimo, se no poi sappiamo benissimo che ci sono alambicchi bellissimi, che hanno costi sicuramente differenti, anche il nostro che lavora in bagnomaria comunque comincia a essere intorno ai 20-25 mila euro, il nostro con le colonne è intorno al 30, poi abbiamo comunque Muller, abbiamo Cadalpe, abbiamo Frilli che fanno dei bellissimi alambicchi, ma diciamo che siamo intorno dai 30 ai 60. Abbiamo iStill, di cui poi ne parleremo, quindi alambicco tecnologico, vediamo se poi effettivamente ci migliora o meno la vita, la tecnologia. Comunque tutti gli alambicchi possono essere poi diciamo robotizzati, cioè possono avere un controller, anche il nostro, si paga qualcosa in più, ma le aziende che le producono ti possono dare un controllo totale sull'alambicco, attraverso quindi un PLC, una programmazione, un Arduino che controlla attraverso i vari sensori tutto quello che è la lavorazione del nostro prodotto. Poi vedremo se ci serve o meno. Comunque, parlando dei costi, abbiamo visto che potremmo essere dai 10 ai 20.000 euro per l'apertura di un opificio di trasformazione. Per l'apertura di una distilleria, quindi dove andiamo a produrre l'alcol, dove comunque abbiamo bisogno di caldaia delle 5 alle 10 volte più grosse, abbiamo bisogno di fermentatore, abbiamo bisogno di macchine per lavorare la materia prima, che normalmente è la frutta, oppure i cereali, abbiamo bisogno quindi anche di una caldaia per fare le cotte. Quindi abbiamo bisogno di tutto un apparato tecnico molto più grande e soprattutto sappiamo che se mettiamo 100 litri ce ne usciranno 10 se ci va bene. Quindi avremo una produzione molto minore, dovremo avere dimensioni differenti, anche il nostro laboratorio sarà più grande, quindi prendete in considerazione quello che è un birrificio, perché il birrificio parte dalla fermentazione, non ha l'alambicco ma comunque potrebbe metterlo tranquillamente, non può metterlo per le licenze, ma nelle dimensioni di un birrificio un alambicco non farebbe differenza perché loro hanno comunque già dei fermentatori molto grandi, una caldaia diciamo per fare le cotte molto grande, quindi se volete avere una idea di quello che può costare andate da un birrificio e gli chiedete quanto ha speso per aprire il birrificio perché abbia un senso di produzione, quindi quantità e birra per la produzione, aggiungeteci almeno 100.000 euro per l'alambicco, perché l'alambicco ha dimensioni molto più grandi, ha bisogno delle colonne di rettifica e quindi avrà un costo che probabilmente andrà dai 100 ai 200.000 euro. Quindi diciamo che per aprire una distilleria, quindi per produrre spiriti di frutta, possiamo mettere in conto tranquillamente, se vogliamo avere una produzione che abbia un senso, perché potete farlo anche col mio da 200 litri, ma veramente vi fate 4 bottiglie per voi e per gli amici e li dovrete poi vendere a un prezzo talmente alto che non siete concorrenziali con degli ottimi prodotti che le grandi distillerie fanno sul mercato, quindi fate conto che per avere un senso dovete essere intorno ai 200.000 euro. Circa, con naturalmente prendere in considerazione che avete un controllo da parte dogane molto importante, dovete avere una persona che occupi il suo tempo per fare questo lavoro insieme alle dogane, quindi per mandare comunicazioni giornaliere, noi abbiamo l'obbligo di mandarle annuali, quindi tutto anche un altro costo burocratico e di dipendenti che vi devono aiutare nel vostro lavoro. Ci sono grossi opifici quindi, che producono gin che uno è un mio conoscente, da solo riesce a fare 30-40 mila litri di gin all'anno con 2 alambicchi, da solo senza dipendenti.
Forse lui è un po' all'estremo, però anche il costo del lavoro è da prendere in considerazione. Quindi un opificio può essere gestito tranquillamente da una persona, tranquillamente dal titolare, quindi essere una ditta individuale dove l'unico dipendente è il titolare e che fa lui tutta la lavorazione, e essendo che ha dei costi di produzione anche inferiori, perché uno dice l'alcol me lo faccio io, mi costa meno. No, l'alcol che ti fai tu costa molto molto di più, anche 3-4 volte di più, partendo da materia prima e da tutta la lavorazione, dell'alcol che tu compri, che viene fatto in scale giganti, in questi alambicchi continui grossissimi, e diciamo che il costo della materia prima alcol che noi acquistiamo di altissima qualità, quindi è intorno ai 3-3,5 euro al litro, e vi assicuro che se lo produrreste voi col vostro piccolo alambicco vi costerebbe almeno 9. Una volta che avete preso la frutta, l'avete trasformata, l'avete fermentata, sempre che vada tutto bene. Naturalmente più accise. Quindi in realtà acquistare l'alcol, per noi che comunque abbiamo bisogno di un alcol che sia neutro, che non abbia sapori particolari, se io facessi uno spirito di frutta o uno spirito diciamo di cereali, può essere whisky, vodka, oppure quindi un spirito di uva che può essere un brandy, quei prodotti lì io non andrei a aromatizzarli perché sono già prodotti belli che finiti, quindi io terrei quella che è la loro purezza, oppure andrei a invecchiarli in alcuni casi dove c'è bisogno. Ma comunque sono prodotti che io pago già nel momento che li faccio, avrò dei costi comunque altissimi e che arriveranno sicuramente a 2-3 volte, soprattutto più 3 che 2, il prezzo di un alcol che io vado a comprare come opificio di trasformazione da una grossa distilleria che lo produce, che hanno dei margini veramente risicati e producono comunque in scale molto grosse, quindi permettono di sopravvivere, diciamo, quei margini che, ridicoli su cui giocano. Mentre io se lo producessi qui, con tutte le lavorazioni, il tempo che ci metterei, mi costerebbe 3 volte tanto. Quindi prodursi l'alcol da soli non è conveniente, soprattutto se andate a fare un prodotto diciamo aromatizzato come il gin o l'assenzio eccetera eccetera, è conviene di più andarlo a comprare. Quindi questo lungo discorso per dire, prima dovete ben capire cosa volete fare e soprattutto quanto sono le vostre disponibilità economiche. Se avete disponibilità infinite e volete distillare la più bella distillazione, quindi la creazione dell'alcol, di spiriti, potete tranquillamente investire quei 200.000 euro, sapendo che il rientro non sarà dietro l'angolo, perché sono prodotti comunque di nicchia, dove andate in concorrenza con grosse distillerie che hanno comunque dei margini inferiori, fanno degli ottimi prodotti, oppure se avete 10-20, diciamo dai 10 ai 50-60.000 euro, potete aprire un opificio di trasformazione e farvi il vostro gin, dove abbiamo visto che il piccolo riesce a fare prodotti migliori delle grandi distillerie, perché riesce a fare una lavorazione, una distillazione dell'alcol che lo rende più delicato, quindi lavorare più artigianalmente, invece di là hanno un lavoro più industriale, quindi con un'economia di scala diversa e quindi anche con una qualità diversa. Potete fare un prodotto comunque ottimo e avere un margine che vi permette di sopravvivere anche con una produzione di bottiglie limitato, ok? Quindi non lavorate sulla quantità, ma lavorate sulla quantità, soprattutto in un prodotto come il gin, dove anche chi potrebbe fare dei prezzi migliori, quindi i gin commerciali, industriali, tengono i prezzi alti perché sanno che comunque il mercato è disposto a spendere per quel prodotto di più, forse anche di quello che vale, soprattutto per un prodotto industriale, ma se il cliente è disposto a spendere 40 euro, sicuramente non glielo vanno a vendere a 10. Ma voi, che comunque vi costerà di più produrlo, avete la possibilità di avere un margine del 100% sulla produzione che andate a fare, anche se ve lo fate fare conto terzi. Naturalmente parliamo sempre di alta qualità e quindi di essere concorrenziali, ma anche di migliori di quelli che sono le grosse distillerie, con un prodotto artigianale, un London Dry Gin artigianale, single shot, quando è fatto tutto in una distillazione, con le erbe aromatiche, mi raccomando. Quindi questo per dirvi che può essere a portata di tutti aprire un opificio, che spesso e volentieri un corso come facciamo noi vi dà già comunque l'indirizzo giusto per non buttare via tempo e soldi, perché sbagliare l'acquisto di un alambicco potrebbe essere spendere 35.000 euro e capire che quella macchina lì è molto limitata nelle produzioni che voi andate a fare. E poi vi farò un po' di recensioni e vi metterò un po' in confronto i vari alambicchi.
Quindi è molto importante, noi adesso abbiamo aperto una decina di distillerie, passeremo anche in Svizzera con un progetto, in questo caso molto grande, parliamo di milioni di euro, ma le possibilità le hanno. Comunque si può fare una ottima cosa anche partendo dai 10 ai 20.000 euro. Ho tanti ragazzi che hanno aperto in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, che sono venuti qua a fare il corso, hanno potuto usufruire di Resto al Sud, che è quasi agli sgocci, infatti mi ha chiamato un ragazzo a Sicilia l'altro giorno, e hanno speso 70.000 euro, gli hanno dato 70.000 euro di investimento. In quel caso lì loro si sono presi un piccolo alambicco per partire, perché quello più grande ci voleva un po' di tempo per essere consegnato, e hanno preso anche quello più grande, quindi hanno investito di più, perché comunque dovevano investire di più. Ma se noi non abbiamo questa possibilità di avere delle agevolazioni, diciamo che possiamo, un po' lavorando manualmente, ma sempre facendo la stessa qualità di prodotto, perché spenderemo un po' più del nostro tempo, perché automatizzando tutto diventa più veloce, partire, quindi facendo un ottimo prodotto spendendo poco. Poi, quando cominceremo a avere un grosso feedback dalla nostra vendita dei prodotti e comunque magari lavorare conto terzi per tante persone, allora magari andremo a migliorare con un alambicco più, non dico migliore, sì, ma comunque soprattutto un alambicco che siamo sicuri che è più affidabile, quindi una macchina che possa lavorare 24 ore su 24 perché dobbiamo consegnare i prodotti ai nostri clienti, oppure andiamo comunque a automatizzare quello di più la nostra attività prendendo un'etichettatrice, quindi non più etichettando a mano, prendendo comunque un'imbottigliatrice più performante e non mettendo magari il gin in caraffa dentro bottiglia. E io vi assicuro che ho visto grandi liquorifici, grandi produttori, che adesso sono grandi produttori di gin, iniziare così mettendo con la brocchetta il gin nella nostra bottiglia. Quindi tutto questo discorso per dirvi che potete iniziare con poco. Sicuramente le conoscenze vi danno la possibilità di non sbagliare, non buttare via soldi. Qui ai corsi parliamo anche dell'economicità, sia della creazione di prodotti sia dell'apertura di un business. E dove star lontano dalle supercazzole che vi raccontano tante parole semplicemente per vendere dei prodotti che costano di più ma che a voi non servono, qui sfatiamo tutti questi miti e vi diamo la possibilità di aprire la vostra attività con un minimo comunque investimento. Quindi qui da Piercese sui campi di azienda agricola Esce Moonshine vi ringrazio, i miei video sono sempre lunghissimi, spero che vi sia stato interessante, poi vedremo altri video riguardanti quello che è il business, diciamo, che sta intorno al gin e come creare dei business collegati al nostro opificio che ci permettono collegati / integrati che ci permettono di guadagnare subito e di uscire subito al mercato facendoci pubblicità guadagnando. Quindi un saluto qui dai campi di azienda agricola Esce Moonshine da Piercese, il vostro Master Distiller, ci vediamo al prossimo Gin Tonic. Ciao!